stavo facendo delle valutazioni che volevo condividere con te. Allora, io ho iniziato questo viaggio non per una questione estetica, ma per una questione di salute. E quando non è per un fattore prova-costume, ovviamente il percorso è totalmente diverso dal tutto e subito, ok? Ci siamo? Il discorso qual è? Io per tanti anni, quasi tutta la durata della mia vita, ho mangiato male. Primo perché i miei genitori non mi hanno dato un'educazione alimentare, secondo perché con passaggio dalla pubertà all'adolescenza, quando si consiglia di fare attività fisica, io non l'ho fatta. Sono andata a fare un effetto yo-yo negli anni abbastanza accentuato che mi ha portato poi col tempo a dover correre ai ripari facendo delle restrizioni alimentari sempre per una questione ovviamente di salute. Il mio paragone non è con Giovanna Russo che ha un fisico da pin-up e che si allena 25 volte al giorno perché lo fa di mestiere. Non mi paragono a quel tipo di persona, ma mi paragono alla me stessa degli anni passati. Ti spiego. Se io nel passato per determinati fattori fisici, mentali, che ne so, di attività fisica e per altro n motivi, avevo una capacità tale che riuscivo in un determinato tempo, lasso di tempo, a perdere peso, a dimagrire, con gli anni questo è mutato ed è cambiato totalmente. Questa tendenza ovviamente mi porta spesso e volentieri a paragonarmi alla me del passato, e quello che io credo che ognuno di noi dovrebbe fare non è paragonarsi a un fisico diverso dal nostro, perché quell'altra persona ha comunque tutto un altro tipo, stile di vita e soprattutto tutta un'altra esperienza diversa dalla nostra. Non ha senso paragonarsi a una fisicità che non è la tua. La sfida la devi fare con te stessa. Quello che interessa a te è seguire una certa scheda tecnica, una certa alimentazione e un certo stile di vita per il tuo benessere. Quindi quando uno dice non paragonarti agli altri, non vedere quello che fa Tizio, Caio e Sempronio, è essenzialmente questo, perché sì, puoi prendere ispirazione, puoi prendere spunto, la vera sfida lo è con te stesso, perché sei tu che ti devi mettere in gioco, sei tu che ti devi alzare dal divano, sei tu che devi sforzarti, sei tu che c'è un cioccolatino non lo mangio. Sono tutte scelte che fai tu per te stesso, quindi tutto il mondo circostante ti può tantissimo influenzare, tantissimo depistare, però alla fine dei conti tu devi fare i conti con te stesso. Quindi se tu dici una bugia, non è che la dici a tua mamma, a tua moglie o al tuo migliore amico, lo dici a te stesso. Che hai mangiato stasera? No, stasera mi sono mangiata un brodino con le verdure lesse e un po' di carne. Poi in realtà ti sei mangiato un pacchetto di patatine, mezza tavoletta di cioccolato e poi siccome ti sei sentito in colpa ti sei messo a fare 8 ore di cyclette a velocità 10. Cioè, chi ti ha chiesto che cosa hai mangiato non interessa niente, nel senso che è una domanda che cade lì. Quello che tu poi hai fatto è un dare sconto al tuo senso di colpa, che poi non hai fatto niente di male, perché ci sta che uno un giorno voglia mangiare cose grasse, voglia mangiare cose dolci, voglia mangiare cose che non sono contemplate in, diciamo, il percorso alimentare che sta facendo, cioè succede anche a me. Per esempio mi è successo ieri sera, avevo dei torroncini che mi hanno regalato a Natale, chiusi nell'armadio, ho avuto una voglia impellente di cioccolato, ne sono andata a prendere uno. Quell'uno sono diventati 5. Diciamo, l'errore, se possiamo chiamarlo tale, non è stato il fatto che mio marito mi diceva dammene un altro, oppure che io ho lasciato la scatola fuori, cioè ne dovevo prendere uno e lasciare la scatola dentro.
Il discorso è un altro, il discorso è che io sapevo che nel prenderne uno ne avrei mangiati 4-5, cioè non mi sarei fermata a uno, perché? Perché sto ancora lavorando su me stessa e sullo stesso errore che ripeto in ogni alimentazione, in ogni dieta. E quando si dice non avere in casa determinati tipi di alimenti è ovviamente un deterrente per non mangiarlo, ma non è che se lo mangi muori, nel senso io adesso ho mangiato 5 torroncini, stamattina mi sono pesata per vedere il danno che ho fatto, essenzialmente ho preso 2 etti, che ovviamente non è grasso, cioè io adesso riprendendo la mia alimentazione controllata e sana, facendo attività fisica, facendo una vita attiva, al solito iter che faccio tutti i giorni, quei 200 grammi vanno via in una giornata, perché alla fine è ritenzione, è gonfiore, non è grasso. Ovviamente se quei 5 torroncini li mangi tutti i giorni da qui all'eternità, quello è grasso, quelli sono zuccheri, quello è diabete, quella è tutta una serie di patologie che ti vengono a lungo andare se non corri ai ripari. Quindi quando io parlo di moderazione essenzialmente è questo, ok, voglia di cioccolato, ne mangi uno, metti via e pensi ad altro, perché così tu hai assuefatto questo desiderio impellente di dolce, però nello stesso tempo ti dai una regolata perché sai che mangiarne più di uno non ti fa bene. È un discorso molto difficile ovviamente perché parte molto la psicologia. Chi non è allenato ovviamente non riesce a fare questo. A me a volte ridà, a volte no, cioè a volte mi fermo da sola, a volte non lo prendo proprio, a volte invece vado giù come ieri sera che ne ho mangiati 5. E i motivi sono tanti: stress al lavoro, stress vita quotidiana, svogliatezza, noia. Il discorso è cercare di capire qual è il motivo per cui tu ti alzi dal divano, prendi una scatola di cioccolatini, in questo caso torroncini, e non ti fermi a uno, ma vai avanti fino a che poi alla fine, pam, scatta il senso di colpa e ti fermi per forza di cose. Essenzialmente era voglia, non era fame, perché avevo finito di cenare mezz'ora prima e non è che non avevo mangiato niente, avevo mangiato un piatto di pasta e un piatto di insalata. Quindi io a livello sia calorico ma anche a livello di sazietà io stavo bene. Era una questione di voglia, di quella voglia di dolce che io penso che anche tu hai, perché io sento tante persone intorno a me che a fine pasto, sia a pranzo che cena, c'è sempre quell'angorino, quella voglia di dolce che ti attanaglia la papilla gustativa e che sembra che se non lo mangi finisce il mondo. Non è stato altro, voglia di dolce che si è protratto senza farmi fermare a uno, ma ne ho mangiati 5. Oggi non è che mi sto fustigando con 20 km di corsa, sollevamento pesi o quant'altro. Riprendo essenzialmente la mia vita normale, non mi scompongo più di tanto perché alla fine non serve a niente, è sempre una sfida con me stessa, cioè io non devo giustificarmi con te che mi stai a guardare, che mi punti il dito e mi dici ah hai mangiato 5 torroncini, adesso ti ingrassi come una balena. Non mi interessa se tu me lo scrivi perché lo so già di mio che ho fatto un gesto che avrei potuto non fare, ma quel gesto che ho fatto non mi va a bloccare o a modificare chissà quanto il mio percorso. Devi far tuo determinate abitudini, come quando uno si alza la mattina e si lava i denti. Quella è un'abitudine che ci hanno insegnato quando eravamo bambini, quindi è un'abitudine che noi abbiamo portato negli anni avanti. Quindi quando uno dice devi abbracciare lo stile di vita, essenzialmente è questo, ma lo stile di vita, come appunto l'esempio del lavarsi i denti, non lo acquisisci in 5 mesi. In 5 mesi puoi perdere, a seconda del fisico, dell'attività fisica che fai, della costituzione, del metabolismo, quindi a seconda di tanti fattori, in 5 mesi puoi perdere un tot di chili e un tot di centimetri, ma poi il percorso non finisce con il mantenimento, il percorso dovrebbe finire alla fine dei nostri giorni, perché dovresti aver imparato ad abbracciare uno stile di vita. Per quello secondo me il mantenimento è sopravvalutato, perché non può durare un lasso di tempo. Faccio mantenimento un anno e poi ho finito. No, perché il mantenimento dovrebbe essere, secondo me, chiamato in altro modo, cioè non mantenimento, bensì stile di vita. Cioè tu finisci il percorso di deficit calorico una volta che hai raggiunto il peso forma, quindi sei normopeso,
nel tuo essere normopeso poi entri nello stile di vita, non nel mantenimento, perché secondo me il mantenimento ti depista, perché tu dici il mantenimento, devo mantenere quello che ho fatto, significa quello essenzialmente in italiano, però psicologicamente tante persone si perdono, io in primis, io mi sono sempre persa nei mantenimenti, prima di tutto perché i medici non ti danno tanto seguito, cioè ti dicono sì, mangia il 30% in più di quello che mangiavi prima, però non ti dicono essenzialmente quello che devi fare. Il percorso non è legato a una settimana che hai perso 2 kg o in un'altra che ne hai perso un etto o in un'altra che non hai perso niente. Non è un percorso numerico, nel senso non è un percorso che ma è iniziato da un mese, hai perso solo 2 kg, non è quello. Come la vita stessa, anche il percorso dietetico ha vari ostacoli. È normale che la dieta abbia degli alti e dei bassi. Il discorso non è le ultime 3 settimane, il discorso è le ultime 44 anni e mezzo. Cioè, se io per 44 anni e mezzo ho deturpato il mio fisico con un'alimentazione sbagliata, con una vita sedentaria, non posso pretendere che in 3 settimane io placebo è la soluzione ai miei problemi perché sto facendo la dieta. È normale che in 3 settimane puoi perdere da 500 grammi a 2 kg, 3 kg, ma dipende anche da tanti fattori, cioè non ci dobbiamo depistare da sole che stiamo facendo un percorso sbagliato. Cioè il fallimento non è quello. Secondo me il vero fallimento risiede nel momento in cui tu ti arrendi. Cioè, mi spiego. Se io faccio degli errori, come è giusto che sia, perché in un percorso di vita gli errori sono all'ordine del giorno, perché se tu paragoni il percorso alimentare a un qualsiasi tipo di percorso di studi, di lavoro, di oddio ho sposato la persona sbagliata, di amicizia, oddio mi sono confidata a una persona che poi mi si è ritorto contro, cioè di ogni tipologia di percorso ha in sé degli ostacoli. Il vero fallimento è quando tu non affronti quello che ti capita. Lì secondo me risiede il fallimento, nell'arrendersi. Se uno non si arrende in qualsiasi momento della propria vita e qualsiasi cosa sta facendo, non si arrende ma prova fino allo sfinimento, lì non si può parlare di fallimento. Quindi se io sono caduta ieri mangiando 5 torroncini e sapevo che non li dovevo mangiare, sapevo che mi dovevo fermare a uno, sapevo che mi avrebbe portato a un peso maggiore questa mattina, io avevo tutte queste verità nella mia tasca, ma nonostante questo sono andata a mangiare 5 torroncini. Ora io il giorno dopo non me la posso prendere con mio padre, con mio marito, con te che mi guardi, me la devo prendere solo con me stessa, ma nel prendermela con me stessa non mi fustigo o mi declasso perché ho mangiato 5 torroncini, mi dico ok, ieri è stata una giornata no, sai perché l'importante è saperlo che hai fatto una cosa che non dovevi fare, l'importante adesso è riprendere la tua quotidianità con il piede giusto e dal cercare di non ricadere nello stesso errore di ieri, quindi se ti viene voglia di dolce ti mangi un dattero, ti mangi una mela, se non riesci a placare bevi acqua o cerchi di avere un'attenzione spostata da quell'alimento dolce su qualcos'altro. Questo secondo me vuol dire lottare, vuol dire non mollare mai, vuol dire che non ti sei fatto prendere dal panico e dall'ansia di quel gesto che hai fatto in quel determinato momento, perché quel determinato momento non può essere rapportato sulla totalità del percorso. Questo è come quando gli account che seguo io e che hanno perfettamente ragione dicono tu non puoi fare la dieta per un periodo, poi arriva il Natale e ti sfasci perché non può essere un giorno su 365 dell'anno a rovinare un percorso alimentare, un percorso di vita. Tu non puoi pensare che uno scalino che hai fatto male, che è salito in maniera diagonale anziché orizzontale, ti porti a cadere nello scalino successivo.
È un percorso ad ostacoli, sì, è un percorso ad ostacoli, un giorno va bene, un giorno va male, un giorno va così così. È la totalità dei giorni che ti portano a raggiungere il tuo obiettivo, qualsiasi esso sia, nel mio caso un obiettivo di normopeso, e poi quando si dice non è tanto la meta e quanto il viaggio, ci si riferisce a questo, ovvero quando uno non becca lo scalino o lo becca male e poi si rialza, cioè il giorno successivo ti devi rialzare. Non ti devi buttare giù e dire ah ieri ho mangiato male, oggi mi finisco a sfasciare, no, cioè è una continua sfida con te stessa che devi dire ok ieri è andata così, oggi ti andrà meglio e quando poi arrivi alla serata che effettivamente la giornata è andata meglio perché hai fatto tutto quello che dovevi fare per farla andare meglio, hai una soddisfazione tale, una motivazione tale che ti proietta nel giorno dopo, quindi diciamo, nel futuro, in maniera positiva, in maniera ottimale e questo bisogna lavorare su questo, non sul fatto che si cada, perché è normale che si cade quando si viene da uno stile di vita come ad esempio il mio, perché io ti parlo per mia esperienza, quindi tutto l'insieme di tutto quello che io ho vissuto in questi anni mi ha portato alla persona che sono adesso. Quindi io non posso relegare la mia capacità di scegliere un alimento piuttosto che un altro a una settimana o a una giornata andata male, perché è il frutto di un insieme di anni che mi hanno portato a questa situazione qua. Avere anche dei progetti, no, di vita, degli obiettivi di vita. Uno lo fa perché lo dici tu a te stessa, uno lo fa perché lo vedi che non stai bene fisicamente, fai 10 metri ti viene il fiatone, io ti parlo sempre per la mia categoria, cioè chi deve perdere peso. Però ecco, c'è tutto un discorso anche psicologico da affrontare che non si può perdere in ah, sei a dieta quanto hai perso, perché capisci bene che il percorso alimentare è solamente una parte del percorso di vita che ognuno di noi ha. La vita è fatta di momenti e tutto l'insieme di momenti fanno la vita, quindi il percorso alimentare, il percorso di dieta non si può relegare a che cosa metti nel piatto, è tutto un insieme di fattori che poi ti portano a quello stile di vita su cui tu stai lavorando. Quindi non è uno scalino, non è un ostacolo che incontri un giorno che ti va a inficiare tutto il percorso che stai facendo. Io penso che una volta che una persona capisca questo, affrontare il percorso dietetico diventa molto più semplice. Non flagellarsi per un errore fatto, perché la vita è fatta di errori e dagli errori si può imparare. Cerco di mettermi dei piccoli obiettivi per avere ancora di più motivazione in quello che sto facendo, perché se io pongo dei piccoli obiettivi settimanali e poi magari l'obiettivo non lo raggiungo o ci sono andata vicino, comunque per me è una vittoria perché ho lavorato per quell'obiettivo. Se io so che sto facendo un determinato stile di vita, un determinato percorso di vita con degli alti e bassi, come sia giusto che sia perché è così, ma l'unico paragone che puoi fare è farlo con te stesso, col te di prima, con quello che succedeva prima di adesso e solo così secondo me possiamo trovare la giusta motivazione, la giusta forza di andare avanti, di vivere giorno dopo giorno, di lottare giorno dopo giorno e di raggiungere quell'obiettivo che ci siamo posti, che poi non è la fine del percorso, ma è l'inizio dello stile di vita che poi abbracci per forza di cose negli anni, nei mesi, negli anni e che diventa tuo e quindi quello secondo me è l'importante di tutto il percorso, che l'obiettivo non è la fine, l'obiettivo è l'inizio. Quindi tutto questo per dirti che bisogna avere un obiettivo nella vita, sì, e bisogna raggiungerlo, sì, e da lì bisogna ripartire. Per questo io ti dicevo che il mantenimento ha una connotazione totalmente sbagliata, perché il mantenimento non è la fine, il mantenimento è l'inizio.
e io dovrò lavorare tanto sul mantenimento, perché a me il mantenimento mi ha fatto sempre tornare indietro. Quello che ti consiglio è di cercare di capire te stesso, se non riesci da solo farti aiutare, e soprattutto non avere paura degli ostacoli che incontrerai nel tuo percorso, nel tuo cammino, perché gli ostacoli nella vita sono tanti. L'importante è non arrendersi, vai sempre avanti, non fermarti mai, e vedrai che alla fine, quando raggiungerai l'obiettivo tanto agognato, ti sentirai veramente forte, cioè ti sentirai invincibile. E io voglio riprovare quella forza che ho provato 2 volte nella mia vita, trovarla e ripartire da lì, cosa che invece nelle mie esperienze passate non ho fatto. Io raggiungevo quella forza lì e poi la lasciavo andare. Invece a questo giro voglio raggiungere quella forza, voglio che diventi me stessa, cioè che io diventi quella forza, e da lì ripartire per il viaggio della vita, cioè per qualcosa che deve rimanere con me per tutta la vita fino alla fine dei miei giorni. Come vedi, questo percorso alimentare ha in sé un bel po' di bagaglio del passato e ha un bel po' di desideri del futuro, ma bisogna vivere il presente. Bisogna dare importanza a quello che è successo prima, bisogna guardare per non farlo succedere dopo, ma bisogna viverlo adesso, cercando di fare del proprio meglio, non arrendersi mai, non mollare mai e andare sempre avanti. Questo è quello che ti consiglio di fare. Ti consiglio di fare, ovviamente, se non riesci a farlo da solo, di chiedere aiuto a un medico, che sia uno psicologo, che sia uno psicoterapeuta, che sia un nutrizionista, un dietologo, un biologo, qualsiasi esso sia, ma di farti aiutare, perché solamente unendo le forze si può raggiungere l'obiettivo, e poi si può raggiungere quella forza che poi diventiamo noi stessi, e da lì ripartire. Questo è quello che io ho prefissato, è quello che per quello per cui sto lavorando di raggiungere, e spero che anche tu lo possa raggiungere.